Ciao, oggi registro questo video perché voglio, parlarti di un argomento, importante, urgente, caldo, proprio di questi giorni, perché il 28 gennaio è il Data Protection Day, cioè il giorno, internazionale della protezione dei dati. E quindi siccome siamo appunto in questo periodo, voglio mandarti questo messaggio, voglio, condividere un pensiero e una considerazione e anche un'opportunità che ci dà proprio questa giornata. Perché i centri medici, ovviamente devono occuparsi, come tutte le aziende, ma a maggior ragione nella sanità, della sicurezza dei dati, ma non vedo spesso nessuna comunicazione, nessun contenuto, nessuna condivisione nei confronti dei pazienti su questo argomento, che invece è molto importante e non tutti i pazienti danno per scontato. Cioè, il fatto che i centri medici non lo comunichino potrebbe far pensare che il responsabile del centro medico ritenga che, il paziente sappia che comunque questa attività e questa attenzione, questa cura, c'è. Ma vi dico la verità, non è proprio così. In realtà i pazienti vengono nel centro medico, ma non sanno tutto il lavoro che c'è dietro e l'attenzione e anche le norme che regolano tutto questo aspetto. Magari sì, se glielo si chiede ovviamente dicono: "Okay, sì, sicuramente il centro medico, controlla, e ha un'attenzione alla sicurezza dei dati", ma non hanno idea del lavoro che viene fatto e di tutti i sistemi di sicurezza che vengono utilizzati. A volte gli stessi centri medici non li conoscono perché magari utilizzano dei sistemi che hanno al loro interno tutta una serie di, sistemi di sicurezza. Quindi, il mio consiglio è: innanzitutto leggetevi l'articolo che, trovate nel mio blog proprio su questo argomento, dove ci sono un po' tutti i punti da seguire, che una sorta di traccia che può essere utile può esservi utile per creare i vostri contenuti, per spiegare ai pazienti tutte le attività che il centro medico fa sulla sicurezza dei dati. E quindi è un aiuto concreto, una traccia, uno strumento di lavoro che potete utilizzare subito. Ma più in generale vi esorto appunto a comunicare a comunicare ai pazienti quello che viene fatto. Io, vi dico che, spesso guardo, no, i siti dei centri medici oppure, osservo quelle che sono le comunicazioni sui social che vengono fatti dai centri medici, ma vi dico che mai o quasi mai, ma sostanzialmente mai, vedo contenuti su questo argomento, quando invece sono sicuro che i pazienti darebbero attenzione e rilevanza a questi aspetti e tutto ciò aiuterebbe il centro medico ad avere quell'immagine giusta che noi vogliamo avere, no, come responsabili di un centro medico che è attenta alla prestazione sanitaria, attento all'ospitalità e all'esperienza del paziente, ma ancora di più è attenta alla sicurezza dei dati, del paziente, che ovviamente sono regolati dalla normativa, ma che comunque coinvolgono anche processi, metodi, organizzazione, oltre che gli strumenti. Quindi questo è il mio consiglio e l'occasione di questi giorni è proprio quella di cogliere l'occasione appunto del Data Protection Day per comunicare questi aspetti al paziente. Quindi comunichiamo il lavoro e l'impegno che facciamo sulla sicurezza dei dati. Se volete avere una traccia lo trovate nell'articolo del mio blog, da qualche parte il link dell'articolo del blog lo trovate e soprattutto ci aiuta a differenziare il nostro centro rispetto agli altri che non fanno questa comunicazione. E siccome vi garantisco che nessuno la fa, voi che, state guardando questo video e che magari decidete di farlo, sicuramente fate un punto in più degli altri. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, continua a seguirmi, perché ogni video ci sono nuove idee per il tuo centro medico. Ciao.